Ehi ragazzi, benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. Come avrete già visto dalla copertina e dal titolo, oggi è una nuova puntata della rubrica di Triber's Life. Quindi prima di iniziare facciamo partire la sigla. Ok ragazzi, l'episodio di oggi è un episodio molto interessante nel quale andiamo a vedere come si possono trovare dei bug di valore e innanzitutto qual è il criterio per cui questi bug sono considerati bug di valore. Ospite qui con noi oggi, come consuetudine della rubrica di Triber's Life, c'è Fabrizio, il leggendario T444. E leggendario perché è legendary in piattaforma a tutti gli effetti. Se non sai che cosa mi sto riferendo, qui c'è un video con tutte le informazioni sul sistema di ranking della nostra piattaforma e altri contenuti. Ma a questo punto passiamo la parola a Fabrizio e all'esempio pratico che ci porterà sul website di Maxisport. Ciao Triber, ciao Carlo. Ciao! Andiamo a vedere insieme le cose importanti per svolgere correttamente una campagna di bug hunting. Al primo posto c'è sempre quello di leggere il manuale, di leggere le use case e di capire le attività che sono richieste da completare. In caso di dubbi su quello che è presente nel manuale, ricordatevi che potete contattare il Triber Leader o il Triber Coach e le indicazioni sono presenti nel manuale. Ma che cos'è un bug? Un bug è un qualsiasi errore che modifica il comportamento di un software, alterando quelle che è la funzionalità che magari è stata pensata, sviluppata o addirittura andando a comportarsi diversamente a seconda del device. Questi sono soltanto ovviamente alcuni dei problemi che possono creare un bug, ma non dimentichiamoci che nessun prodotto digitale è esente da bug. Perché questa frase è molto importante? Perché è il principio con la quale si va a caccia di bug e soprattutto dei bug di valore. Bug di valore sono quei bug che sono molto utili per il cliente e anche per lo stesso bene del Triber e degli utenti che utilizzeranno quel prodotto digitale, perché andandoli a risolvere vengono corrette delle funzionalità importanti che sono state pesantemente impattate negativamente. Stiamo parlando di gravità come critical, high e di tipologie come malfunction, crash, usability. Bene, Carlo, secondo me siamo pronti per andare a fare un po' di bug finding sul website di Maxisport. Procediamo! Eccoci sul website di Maxisport, sul quale andremo a fare un test esplorativo. Come prima cosa ricordo che in una qualsiasi campagna di bug finding quello che è da simulare è il comportamento dell'utente. Quindi in questo test andremo a verificare le funzionalità principali del website. Differente sarebbe stato l'approccio se ci fossimo trovati in una campagna dove magari nello use case è richiesto di testare il processo di checkout e quindi di riempimento del carrello e di acquisto, dove se avessimo appunto trovato dei bug in queste funzionalità avrebbero potuto subire delle variazioni di severity semplicemente perché appunto il focus è il checkout. In caso contrario, la severity viene sempre valutata rispetto alle linee guida presenti in piattaforma. Cominciamo a vedere un po' di bug. Partiamo dalla landing page e, come possiamo vedere in basso a destra, è presente il riepilogo delle scelte fatte per i cookie. Se clicchiamo su Mostra dettagli, notiamo che si apre questo rettangolo grigio che apparentemente sembra non mostrare nulla, ma se mantenendo premuto il mouse ci muoviamo all'interno, vediamo che sono presenti i dettagli appunto del consenso. Questo è una tipologia di bug graphic e come severity è medium. Il prossimo bug è uno dei bug più classici che si possono riscontrare in un qualsiasi website o anche nelle app. Ad esempio il famoso broken link o l'errore 404. In questo caso è presente cliccando su Tommy Jeans nella sezione moda abbigliamento donna e viene visualizzato la pagina che stai cercando non esiste, oppure ad esempio se scegliamo un articolo e vogliamo verificare la disponibilità nei negozi, in questo caso è presente se vado a cliccare su Trezzano, quindi la pagina che stai cercando non esiste. Per entrambe le tipologie ci troviamo di fronte ad un bug malfunction con severity high. Un altro bug simile, ad esempio l'ho riscontrato qui nella sezione appunto scarpe, dipende dall'errata scrittura dell'URL di reindirizzamento. Se io clicco su questo link non succede nulla, ma se lo vado ad aprire in un'altra scheda mi accorgo che è stato scritto male l'URL, quindi c'è un H in più in HTTPS e non apre la pagina corrispondente. In questo caso siamo di fronte ad un medium o high typo. Vediamo insieme l'ultimo test un po' più strutturato. Sono andato nella sezione buoni regalo, ne ho cliccato su uno e come ogni volta che mi trovo davanti a un form vado a testare i controlli che sono presenti al suo interno. Ad esempio qui c'è un numero massimo di caratteri, io vado ad inserire dei testi casuali volutamente superiori a quelli consentiti.
Dopodiché lo aggiungo al carrello, vado nel carrello per verificare se in effetti i testi vengono tagliati oppure vengono riportati tutti insieme. In questo caso, come possiamo vedere, sono stati tagliati fino al numero corretto. Provo ad aggiungere la quantità e vedo che aggiungendo appunto la quantità mi si crea uno spazio nella parte sovrastante che non ha apparentemente senso. Questo è un bug sicuramente usability di difficoltà medium o high. Ok, con un gioco di parole direi che il contenuto che c'era in questa parte di video dove siamo andati a vedere alcuni bug su Maxi Sport era davvero di valore. Ma ora passerei la parola ancora una volta a Fabrizio per gli ultimi appunti su quello che abbiamo appena visto. Bene, direi che qualche bug lo abbiamo visto. Vi voglio soltanto ricordare due cose. La prima, in piattaforma trovate le guide sia su come cercare bug, sia sulla categorizzazione dei bug e sia sulla compilazione del bug form. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata. A tal riguardo interrompo un secondo Fabrizio per dirvi che abbiamo anche fatto alcuni video riguardo questo argomento, vi lascio tutto qua sopra. Seconda cosa importante, un bug è oggettivo, non è soggettiva la valutazione. Deve valere per me e deve valere per chiunque vada a replicare gli step presenti ad esempio nel bug form. Ultima cosa, la severity. La severity viene misurata sulla base di quanto quel bug impatta sulla funzionalità. Un esempio, il famoso errore 404 o il broken link è high. Nel caso in cui però si trovasse nel momento in cui io vado a fare un login e quindi non mi permette di arrivare alla pagina di login, quello si trasforma in critical, perché appunto blocca quella funzionalità. Ok, devo dire che per quanto mi riguarda è tutto molto più chiaro riguardo sia la severity che la ricerca di bug di valore. Non solo, ma gli esempi che ho visto grazie a Fabrizio sul sito di Maxi Sport sono sicuramente esempi che poi proverò anche ad andare a replicare nelle prossime campagne di bug hunting che farò in piattaforma. Onestamente credo che questi trucchi e consigli siano davvero utili per noi che andiamo alla ricerca di bug, anche per uno come me che preferisce le campagne esperienziali. Se non sai a cosa mi riferisco con le campagne esperienziali, ti consiglio di dare un'occhiata alla parte di Drivers Life proprio dedicata a questo tipo di attività. Trovi tutto qui nel box di fianco a me. Io direi che il video si conclude qua e ci vediamo la settimana prossima in un nuovo video.